Senza nulla siamo venuti in questo mondo, senza nulla andremo nel mondo dell'eternità. Ma, diranno i ricchi, quelle possessioni sono frutto delle mie fatiche. Quelle ricchezze costarono tanti travagli. Per esse andai a rischio della vita più di una volta. Non importa. Nulla abbiamo portato nel nostro venire e nulla porteremo nel nostro partire. Ma quelle cose che tanto amate, che vi sono sì care, di chi saranno? Andranno ai tuoi figli, parenti, amici, e forse le tue, o avaro, non le vorresti lasciare. Sì, allora conoscerai, ma è troppo tardi. Conoscerai cosa sono le cose di questo mondo che tieni verso loro tanto affetto. Andrai all'inferno. E cosa ti gioverà l'averle possedute, se non che la triste memoria di non averle più, la triste memoria che forse per esse ti trovi in questo stato. Andrai in paradiso ed ivi conoscerai che le ricchezze non sono che ostacoli per camminare la strada della perfezione e che le vere ricchezze sono la povertà, come Cristo ne insegnò col suo stesso esempio. Conoscerai che se fossi stato povero ed umile, in cielo avresti avuto posto maggiore, questa essendo la regola di distribuire i posti in cielo. Non è dunque pazzia giusta il dispor delle ricchezze secondo il volere del Signore, con la consolazione di molte persone indigenti, con l'utile delle vostre anime, anziché domani lasciarle per forza e senza merito. A due padroni nessuno può servire. Nemo potest duobus dominis servire. La risurrezione. Correva di già il terzo giorno da che Cristo morto se ne stava nel sepolcro, quando all'impensata ecco tremare la terra, vacillare i monti. Ecco un angelo dal cielo discendere, che col suo splendore abbaglia i custodi del sepolcro e di tal timore li riempie che quasi morti cadono a terra. Spezza i suggelli del sepolcro, rivolge la lapide sepolcrale e su di quella se ne mette a sedere e dà la nuova alle donne che di bel mattino se ne vanno al sepolcro, che Cristo surrexit sicut dixit. Pietro e Giovanni se ne vogliono accertare, corrono al sepolcro, osservando dove era riposto il sacro corpo e non lo vedono. Pietro discende nel sacro avello e non trova che i lenzuoli in cui era avvolto ed il sudario, e si persuadono che sia risorto veramente. I custodi, rinvenuti in sé, se ne vanno a far parte ai sacerdoti dell'avvenuto, che Cristo, come aveva detto, risorse veramente. I sacerdoti radunano un consiglio, ed il consiglio, il più fiero nemico di Cristo, col dare una gran copia di denari alle guardie affinché dicano Cristo non essere risorto, ma che i suoi discepoli, mentre essi dormivano, l'avevano rapito, con l'accertargli che per questo loro dire non verranno dal preside condannati, confessa a tutti quelli che hanno un poco di senno che Cristo risorse veramente, poiché, e come mai è credibile che i custodi tutti, ai quali tanto era comandato di custodire quel corpo, fossero a un tempo stesso addormentati? Come mai è credibile tanto coraggio nei discepoli di Cristo di attentare al rapimento del suo corpo, mentre questi, essendo lui vivo ancora, che alla loro presenza tanti miracoli aveva operato,
Tutti al vederlo da guardia arrestato per timore l'abbandonarono. E come mai dire, dice Sant'Agostino, se essi dormivano, che fu rapito dai suoi discepoli? La vera morte, al dire di San Gregorio, non è già la separazione dell'anima dal corpo. Questa è ombra solamente di morte. La vera morte è la separazione dell'anima dall'amicizia di Dio, dall'unione di Dio. Risorti, dobbiamo comparire nel modo stesso che Cristo comparve risorto ai suoi discepoli. Essi, che più non lo conoscevano, confessarono di non più conoscerlo, tanto era il suo cambiamento. Felici noi che questi nostri corpi corruttibili, mortali, risorgeranno un giorno incorruttibili, immortali, risplendenti e belli, gai e leggiadri, agili e qual spirito. Penetreranno ovunque e per tutta un'eternità godranno in quella patria da tanto tempo per noi preparata. L'entrata di un'anima giusta in paradiso. Si cantino alleluia, alleluia si cantino in questi giorni. Chiuse erano le porte celesti e ad ognuno vietato era l'ingresso in quella patria dove è la fonte perenne di tutte le contentezze e per la quale noi tutti fummo creati e, come in questi giorni in cui ne facciamo memoria, il Divin Redentore le riaprì per dare l'ingresso a coloro che fedelmente lo serviranno in questo mondo. Si cantino dunque alleluia, alleluia si cantino, che la Santa Chiesa, con le parole dell'Ecclesiastico, aqua sapientiae potabi Theos et exaltabi Theos in eternum, assicura il Divin Redentore starsene in paradiso trionfante, aspettandoci per immergerci nella fonte delle contentezze ed in sublime posto ivi esaltarci. Ma che cantare alleluia per essere riaperte le celesti porte, se noi non avessimo ad entrare nella grande città di Dio? Egli è indubitato che il servo infedele al suo Signore giammai entrerà in quella celeste regione. Quindi, affin di animare me e voi a prestare un fedele servizio al nostro Padrone Dio, oggi ho pensato di parlare sul trionfo di un'anima giusta nell'entrare in paradiso e spero in tal modo di infiammare ciascuno di voi a mettere in pratica tutto il necessario per fare un simile trionfo in quella città, le porte della quale, come in questo giorno, furono riaperte. Invocando i dolci nomi di Gesù e di Maria, il servo fedele darà l'ultimo respiro e l'anima, separata dal corpo, si vedrà alla presenza di un tribunale eretto nel luogo dove spirò e dopo un esatto esame di tutte le sue azioni e purificata, se appieno non soddisfece in questo mondo i debiti che teneva con Dio, si sentirà dal giudice dire: Fidelis servus, intra in gaudium domini tui. Principi, aprite le porte della reggia del re dei re, che entrare deve di questa patria un novello cittadino, ed essa in un baleno si troverà alle porte della grande Sion, città cinta di alte e grandi mura preziosissime, città di 12 magnifiche porte scavate e divinamente lavorate da 12 candidissime perle, città che il suo pavimento è di oro puro, trasparente come il cristallo, fornita di sedie reali,
circondata da cori di puri spiriti, abitata da soli re.
parole di padre Luigi. Oh, veda, dottore, che io devo attendere a urgenti affari. Bisogna proprio che io lasci il letto e non devo stare qui a poltrire per questa piccola indisposizione. Al sacerdote che lo assisteva. Basta così, non ne posso più. Veda mio buon amico, come noi ci aiutiamo nei forti dolori. Con la preghiera noi ci fortifichiamo, ricorrendo a Maria. Sì, mio Dio, sì, percuotetemi, che ben me lo merito. Sì, o Signore, meriterei di essere gettato nel profondo dell'inferno per i miei peccati. Sì, mio Dio, voi siete il santo, voi il giusto, ed io un miserabile peccatore. Oh Maria, Madre cara, venite in nostro soccorso, voi che siete la nostra buona mamma, aiutateci. Alle suore. No, figliuole mie, non voglio vedere le meste sconsolate. Non temano di nulla, questa è la casa di Dio, Egli ne è il padrone. Questa fu opera sua, e come l'ha fatta nascere e crescere, così la farà progredire. Dio non ha bisogno di nessuna creatura, Egli si vale di qualunque strumento per compiere l'opera sua. Vi scongiuro in ogni circostanza di far sempre la volontà di Dio. Amatevi, che il vostro cuore si infiammi, arda e si consumi d'amore verso Gesù, che è tutto amore. Vivete nella carità, perché Dio è carità. Vi prego a dir sempre, morire sì, ma offendere Dio no. La volontà di Dio è la vostra santificazione, perché diveniate vere spose del suo divin Figlio, e perché lo Spirito Santo vi ricolmi d'ogni grazia e benedizione, di modo che abbiamo a trovarci tutti uniti tra i celesti cori in paradiso. La congregazione delle suore soffrirà molte tribolazioni, ma confidate nel Signore, figliuole mie, poiché questa congregazione darà molta gloria a Dio. Essa sorgerà rigogliosa e diverrà il giardino che preparerà le anime al santo paradiso. Carità, ecco lo spirito della vostra congregazione. Salvare le anime e salvarle con la carità. Oh no, io non sono stato fondatore, io ho soltanto aiutato l'opera dei miei fratelli, il padre Carlo e don Giovanni Battista. Io feci ben poco e conosco di non meritare questo titolo. Ho conosciuto in Dio che è necessario che io muoia per il maggior bene della congregazione. Sì, dopo la mia morte, per qualche tempo, l'istituto sarà tribolato, ma poscia risorgerà a nuova vita. Sì, devo partire per il maggior bene della congregazione.
siamo arrivati alla conclusione per non prolungare di più perché siamo anche stanchi, no? Qualcuno? È il momento di ringraziare, in assoluto vorrei ringraziare il direttore Renzo Urlano. Grazie a tutti voi che avete partecipato con pazienza a questo evento e vorrei ringraziare anche le nostre comunità in Italia e all'estero con un saluto affettuoso. Ci hanno visti in streaming. Ringrazio le autorità presenti e un ringraziamento particolare lo dedico all'architetto Visentin e collaboratori che si sono prodigati per il lavoro di ripristino del giardino che andremo a vedere fra un po'. Poi anche un grazie ai volontari guidati da Gianni Sodano che lo hanno ripulito e reso armonioso, altrimenti questa sera non si sarebbe potuti entrare. Ma un ringraziamento speciale lo dedico ai bambini, credo che siamo tutti d'accordo, no? Perché il loro numero ha reso molto buono nel suo genere. E poi accenno a un briciolo di internazionalità rappresentato dalle sorelle del Myanmar e dell'India, anche se abbiamo altre nazioni più presenti. Grazie a tutti allora. E visto che il tempo è instabile, non ci siamo fidati di preparare la chierata fuori in giardino, ma invertiamo. Prima andiamo a vedere il giardino, poi in portineria c'è una sala, la sala Rosa Mistica, dove potete prendere qualcosa. Fuori dalla chiesa ci saranno le guide che vi faranno strada su dove andare. Grazie e buonasera. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Il Signore è degno d'ogni lode, non si può misurare la sua grandezza. Ogni vivente proclama la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno te. Io voglio lodarti, Signore.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Se riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo verità che illumini i popoli, Cristo eleison. Signore vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché affrettandoci verso i beni diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Neemia. In quei giorni tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza davanti alla porta delle acque e disse allo scriba Esdra di portare il libro della legge di Mosè che il Signore aveva dato a Israele. Il primo giorno del 7° mese il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. Tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno che avevano costruito per l'occorrenza. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose Amen, Amen. Alzando si inginocchiarono e si con la faccia a terra dinanzi. I Leviti spiegavano la legge e il popolo stava in piedi. Essi leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso e così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i Leviti che ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio. Non fate lutto e non piangete. Infatti tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Neemia disse: andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. I Leviti calmavano tutto il popolo dicendo:
Tacete, perché questo giorno è santo, non vi rattristate. Tutto il popolo andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni e a esultare con grande gioia, perché avevano compreso le parole che erano state loro proclamate. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore. Neemia dal re Artaserse riceve l'autorizzazione di ritornare in Giudea dal paese dell'esilio a Babilonia per ricostruire la città che l'invasione aveva distrutto. L'esilio è finito per il popolo ebreo e la vita del popolo eletto può riprendere. Secondo il disegno divino,
la vita del popolo eletto deve continuare, perché dalla stirpe di Davide nascerà il Messia, perché Dio mantiene la promessa e la misericordia del perdono. Ricostruita la città e rifatto il Tempio, i responsabili del popolo, l'attore Neemia, il sacerdote Esdra e i Leviti convocano l'assemblea degli uomini, delle donne, di quanti erano capaci di intendere la legge di Mosè. Per riprendere la consapevolezza dell'identità della comunità ebrea, oggetto della scelta divina, impegnata in maniera nuova all'osservanza del culto del Signore nel Tempio Santo ricostruito. Aperto il libro della legge dal sacerdote, scriba Esdra, tutto il popolo da in piedi che era si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra davanti al Signore e risposero Amen, Amen. E così ha avuto nuovamente inizio la tradizione santa del passato. Dai diviti il popolo veniva esortato a non essere tristi, a non piangere e ad esprimere riconoscenza a Dio che li aveva fatti ritornare. Con questo giorno santo Israele ha ripreso fiducia nel Signore, che si era ricordato della sua eredità e delle sue promesse dopo un tempo di smarrimento per l'esilio. È la parola di Dio che i discepoli di Gesù sono invitati ad annunziare mentre il Signore è con loro, e quando il Signore sarà con loro, illuminati e assistiti dallo Spirito Santo. Sarà la pace che proclameranno e il regno di Dio con la salvezza operata dal Cristo con la sua morte in croce, con la sua risurrezione e la sua ascensione al cielo, con la promessa che sarà sempre col nuovo popolo di Dio. I discepoli di Cristo, i credenti, i figli della Santa Madre Chiesa non devono scordare le parole del Maestro per continuare l'evangelizzazione. La messa è molta, gli operai saranno sempre pochi. Pregate il padrone della messe perché non faccia mancare le vocazioni. Gesù predice le difficoltà che incontreranno, paragonando i suoi ministri a quelli ad agnelli in mezzo a lupi. Gesù ricorda ai suoi discepoli di presentarsi al mondo da poveri, austeri, fiduciosi, affidandosi alla grazia di Cristo che li salverà da ogni male, perché siano attenti e preoccupati della salvezza e preoccupati a compiere la volontà di Dio, perché si realizzi dovunque il regno di Dio nella fede, nella speranza e nell'amore fraterno.
Fratelli e sorelle, il Signore ci chiama a questa Eucaristia per farci Suoi discepoli e renderci testimoni della Sua parola. Invochiamolo quindi con fede dicendo: Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per quanti nella Chiesa hanno il compito di predicare il Vangelo, perché lo Spirito li rivesta di scienza e di perseveranza e prepari i cuori dei loro fratelli a un sincero e gioioso ascolto, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le nostre città, perché la paziente e appassionata collaborazione di tutti divenga luogo privilegiato di un'armoniosa convivenza sempre più aperta e serena, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le nostre famiglie, perché l'adesione amorosa alla legge del Signore e al rispetto reciproco ne faccia luoghi di riconciliazione e autentici laboratori di umanità, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui riuniti, perché illuminati dalla parola e fortificati dall'Eucaristia, ci sentiamo mandati ad annunciare la pace e il regno del Signore, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Accogli, Signore, la preghiera dei Tuoi fedeli e fa che la Tua parola arrivi ai confini del mondo e si estenda ovunque il regno del Tuo amore. Te lo chiediamo con fiducia per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accogli, o Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo alla tua presenza. Lavaci, o Signore, d'ogni nostra colpa, purificaci d'ogni nostro peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Coi sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito, hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, a lode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, Tempio dello Spirito, Chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, unite ai cori degli angeli,
proclamiamo esultanti la tua lode. Santo, santo, santo. Cielo e terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri di Diacono. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, il Padre San Francesco e Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono per noi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo il Signore perché non faccia mancare vocazioni sacerdotali e religiosi alla sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. La comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa e salvezza dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sono salvato. Canto 454.
Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria, per Cristo nostro Signore. Ricordo il Santo Rosario alle ore 18. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Santa, di San Giuseppe e di tutti i santi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Dal tuo celeste trono, Maria, rivolgi a noi, pietosa gli sguardi tuoi, per una volta sol. O Madre dolce cara, ascolta chi ti chiama. Salva, o Maria, chi t'ama e tanto confida in te. O Madre dolce cara, ascolta chi ti chiama. Salva, o Maria, chi t'ama e tanto confida in te.
Dinanzi alle vostre prove vi prometto la consolazione di Dio. E questa è l'assicurazione fatta da San Leopoldo Mandic a quanti nel confessionale gli raccontavano i propri tormenti spirituali e fisici. Ed erano molti coloro che ogni giorno accorrevano per riconciliarsi con Dio e trovare conforto dalle proprie pene. Padre Leopoldo ha trascorso una vita nel confessionale attirando a sé migliaia di persone, attraverso la sua santità, la forte cultura e il sottile intuito. Una esistenza dunque spesa nell'ascolto delle confessioni e nella direzione spirituale, anche quando le condizioni di salute avrebbero sconsigliato un tale impegno. Per anni, infatti, San Leopoldo Mandic è stato malato di tumore all'esofago, tra enormi sofferenze e difficoltà. Ha portato sempre avanti il suo ministero, ascoltando le confessioni per intere giornate e passando le notti in preghiera. Un esempio e un riferimento per migliaia di persone. Da questo nasce la decisione della CEI di proclamarlo patrono dei malati oncologici, affinché sul suo esempio, e ricorrendo a lui nella preghiera, gli ammalati possano affrontare con serenità, spirito di fiducia e abbandono alla bontà divina la prova della malattia e invocare il dono della guarigione. Fin dagli anni '80, quando Giovanni Paolo II lo proclama santo, molti medici e persone ammalate di tumore hanno raccontato di aver fatto ricorso a lui e ottenuto grazie per sua intercessione. Alla proclamazione definitiva di Leopoldo Mandic, santo protettore dei malati di tumore, dopo il placet della CEI, manca solo un ultimo passo, ovvero il sigillo ufficiale della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Preghiera a San Leopoldo Mandic. O caro San Leopoldo, tu hai sempre aiutato e consolato quanti ricorrevano a te nelle loro necessità spirituali e materiali. Animato da grande confidenza, anch'io ricorro a te, così ricco di benevolenza e generosità. Nella tua vita hai provato il turbamento e la fatica di vivere con il tumore. Stammi vicino. Tu conosci la mia angustia e trepidazione. Vieni in mio aiuto. Sorreggi la mia fede, rafforza la mia speranza. Ottienimi la grazia di affrontare la sofferenza e le cure del mio male, superando positivamente questa prova. Intercedi presso il Padre affinché il mio cuore trovi la pace e la serenità vera. Fa che io possa, con animo riconoscente, ringraziare quel Dio misericordioso che tu stesso proclamavi medico e medicina. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, nostro Padre, che in Cristo tuo Figlio, morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore e hai voluto San Leopoldo paterna presenza di consolazione, infondi nelle nostre anime la certezza della tua presenza e del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Leopoldo Mandic, prega per noi.
Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Eccomi, che troviamo al numero 81. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di gioia, pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Prima di accostarci a celebrare l'Eucaristia, ci poniamo dinanzi a Dio e ai fratelli, chiedendo perdono e misericordia. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a diffondere su di noi la tua grazia, perché, affrettandoci verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Neemia. In quei giorni tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza davanti alla porta delle acque e disse allo scribo Esdra di portare il libro della legge di Mosè che il Signore aveva dato a Israele. Il primo giorno del 7° mese il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. Tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno che avevano costruito per l'occorrenza. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi.
Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose Amen, Amen, alzando le mani, si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. I Leviti spiegavano la legge al popolo e il popolo stava in piedi. Essi leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso e così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i Leviti che ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio. Non fate lutto e non piangete. Infatti tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro: andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. I Leviti calmavano tutto il popolo dicendo: tacete, perché questo giorno è santo, non vi rattristate. Tutto il popolo andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni e a esultare con grande gioia, perché avevano compreso le parole che erano state loro proclamate. Parola di Dio. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. I precetti del Signore sono retti. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Più preziosi dell'oro di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio.
Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore. Gesù designa altri suoi collaboratori, altre persone. Per che cosa? Perché vadano ad annunciare la parola. Quale parola? Che il regno di Dio è vicino, anzi il regno di Dio è dentro di voi. Che cos'è questo regno di Dio se non la presenza stessa di Dio nella nostra storia? La presenza di Dio che edifica, costruisce, dà senso al nostro vivere. Allora possiamo dire che questo regno di Dio, che è questa presenza, ci è stata presentata nella prima lettura in una maniera straordinaria. Questa parola di Dio che è stata ritrovata nella restaurazione del Tempio, ecco, viene proclamata per giorni. Ed erano giorni di festa, giorni di gioia, giorni in cui non si poteva, come dice la prima lettura, non si poteva fare lutto, ma si doveva mangiare e bere. Perché? Ma perché si era ritrovata la parola, si era ritrovato il centro, si era ritrovato il perno di quel popolo, di quella società, che era la parola, quella parola che doveva essere continuamente annunciata. Il regno di Dio è vicino, il regno di Dio è dentro di noi, il regno di Dio fa parte della nostra storia. Quindi allora è questa parola che ci annuncia questa realtà. Ecco, penso che il confronto, l'ascolto, il confronto e il tentativo quotidiano di tradurre questa parola che ascoltiamo nella nostra vita sia ciò che Gesù vuole da ognuno di noi. Designò altri 72 e li inviò ad annunciare. Ecco, dobbiamo sentirci anche noi chiamati, scelti per annunciare con la nostra vita che abbiamo scoperto che questo regno di Dio, questa presenza di Dio è nella nostra storia, è nella nostra vita. Che il Signore ci aiuti ad essere autentici, veri, concreti, reali, testimoni di questa grande presenza del regno di Dio in mezzo a noi.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di salvezza. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, l'hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà ed acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione
nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Vittorio e Teresa, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo, tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Dona unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi, regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Beati noi invitati a questa cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola e io sarò salvo. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te.
Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona giornata a tutti.
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Signore Gesù Cristo, tu hai guidato e protetto durante la sua vita San Leopoldo. Egli, quando pregava, sentiva che gli chiedevi più sacrificio ed umiltà. Per questo, entrò nell'ordine dei frati minori cappuccini e fu un vivo esempio perché fraticello, umile, obbediente e puro. Era per tutti uomo di Dio e santo religioso fedele alla rigorosa tradizione francescana e imitatore perfetto di San Francesco. Egli volle essere un ministro santo del sacramento della riconciliazione, singolare ministro della grazia sacramentale della penitenza, perché tutti gustassero la tua infinita misericordia. Egli fu martire della confessione, nella sua celletta confessionale, per 40 anni senza il minimo lamento. Ancora oggi, ci richiama all'importanza della confessione e ci invita alla confessione frequente. Concedi, o Signore, per sua intercessione, aiuto ed illuminazione nella fede cristiana ai padri e alle madri, sapienza educativa e spirituale agli insegnanti, santità ai religiosi, alle persone di vita consacrata. Concedimi questa grazia per sua intercessione. In accordo con la tua santa volontà, e risponderò alla tua chiamata, e ti glorificherò e ti loderò per sempre. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Leopoldo Mandic, pregate per noi. Per aver accolto il nostro invito e essere qui con noi. Prima di tutto un grazie da parte di noi suore della Provvidenza, figlie di Padre Luigi e rappresentate qui da diverse nazioni. Un grazie che esprime il legame forte che noi suore della Provvidenza vogliamo avere con la diocesi di Udine dove siamo nate. E oltre alla presenza di tante sorelle, dimostra che Udine
è il centro davvero della nostra famiglia religiosa, anche il fatto semplice della ristrutturazione di questa chiesa. Sono state portate qui diverse opere che erano nelle varie parti d'Italia, in case che purtroppo abbiamo dovuto chiudere per mancanza di nostro personale. E il fatto quindi di portarle qui significa che vogliamo che davvero questa casa rimanga il centro della nostra famiglia religiosa. Tanti amici anche di Padre Luigi, e siamo certi che questa celebrazione, con la sua benedizione, la sua preghiera, porterà frutti di bene. Allora, grazie, saluto tutti anch'io. Cominciamo allora la nostra Santa Messa, leggo tutti i bambini. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre Luigi, la tua fiducia nella provvidenza mi fa sperare nella bontà di Dio Padre. Per la grazia che ardentemente desidero, aiutami con la tua intercessione, affinché il Signore mi sollevi dalla mia tribolazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre Luigi, la grande carità con cui amasti il povero e il sofferente, vedendo in esso Gesù, Figlio di Dio, mi spinge ad affidarmi alla tua potente intercessione, per ottenere dal Signore la grazia che ardentemente desidero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre Luigi, tutta la tua vita, sotto l'impulso dello Spirito, è stata diretta alla gloria di Dio. Ottienimi dal Signore, per la sua gloria, sollievo e conforto in questa tribolazione, intercedendo la grazia che imploro, o quella che è più utile per la mia vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Luigi Scrosoppi, pregate per noi. Il rosario è una preghiera bellissima che è da secoli che piccoli, grandi, anziani recitano, dicono, e man mano che dicono le Ave Marie si sentono più sereni, più contenti. È un effetto di questa fede che Maria, la nostra mamma del cielo, ci sta ascoltando. Noi non vediamo niente, ci stanchiamo. Io ricordo quando ero bambino che andavo in chiesa alla sera, al mese di maggio, non vedevamo l'ora, perché dopo si andava a giocare a nascondiglio, eccetera. Però il rosario lo dicevo da bambino come sapevo dirlo quella volta.
dopo sono cresciuto, l'ho detto da grande, e adesso che sono anche sacerdote lo dico in una maniera tanto più bella, perché ho visitato tanti santuari, tanti posti dove Maria è apparsa. E allora, immaginando che è lì presente, sapendo che ci ascolta, non prego per me, ma per tutti, per cui sento ogni giorno la gioia di dire questo rosario, ma il mese di maggio è per tanti, per unirsi nelle famiglie, per sentirsi vicini. E questo ripetere le Ave Marie può stancare, ma è sempre un momento di gioia in cui diamo un piccolo atto di amore a Maria, e con Maria a tutta la famiglia, a tutto il mondo. E quindi noi seminiamo le Ave Marie. Io dico, cosa fai in chiesa qualche volta? Cammino su e giù per la chiesa e semino le Ave Marie. È un modo di dire seminare, ma entreranno nel cuore di tanti. E questo mi dà coraggio e gioia di andare avanti. E poi c'è l'abitudine di dire le 3 Ave Maria alla sera. A 8 anni mi hanno detto di dire le 3 Ave Maria alla sera. Non ho mai smesso e ho sentito sempre una presenza della Madonna che mi benedice. Ecco, quelle 3 Ave Maria si possono dire ai piedi del letto prima di addormentarsi e dà un bel segno, perché l'Ave Maria, e finisco per dirvi questo, è un bel saluto che, pensandoci bene, l'angelo non ha detto a Maria, Shalom, la pace. Ha detto Chaire Maria, una parola difficile che dice rallegrati Maria, sta contenta perché sei piena di grazia, il Signore è con te. E noi ripetiamo questo saluto a Maria, che poi dicendo prega per noi, che abbiamo bisogno di aiuto, dei compiti, per noi peccatori che abbiamo tante cose, che facciamo i capricci, che ci aiuti adesso, in questo momento, mentre preghiamo, e poi nell'ora della nostra morte, che poi può essere chiamato anche nell'ora del nostro incontro, perché la morte non esiste, ma la morte è l'incontro con Maria che ci abbraccia dopo averla chiamata tante volte qui sulla terra e seminato tante Ave Marie, che sono tante rose messe insieme che formano il rosario. Buon mese di maggio a chi può provare, provi e vedrà che troverà pace e gioia. Amen. Luigi Scrosoppi è patrono dei malati di AIDS, perché alla sua intercessione fu attribuita la guarigione avvenuta in Sudafrica nel 1966 di un giovane affetto da questa patologia. In famiglia aveva già 2 sacerdoti della congregazione dell'Oratorio, filippini, il fratello Giovanni Battista e il fratellastro Carlo de Filaferro. Luigi fu ordinato a 23 anni a Udine, dove era nato il 4 agosto 1804, e fu assegnato come aiutante del fratellastro nella Casa delle Derelitte, che accoglieva ragazze povere e abbandonate, 95 come interne e 230 come esterne, che imparavano a leggere e scrivere, a ricamare e a fare lavori domestici. Incaricato di formare le maestre volontarie che si occupavano dell'assistenza e dell'istruzione delle ospiti, col tempo egli riuscì a trasformare il loro volontariato in una scelta di vita, riunendole in una congregazione religiosa che, iniziata nel 1837 a Udine, nel 1845 assunse la denominazione definitiva di Suore della Provvidenza, attirando ben presto numerose vocazioni. A 42 anni anche Don Luigi entrò fra gli oratoriani, diventando loro preposito nel 1845, poco dopo la morte di Carlo. Nel 1866 le leggi eversive varate dal governo dopo l'unità d'Italia sorpresero la comunità dei filippini, ma Don Luigi riuscì a far restare le sue suore. Instancabile nel suo zelo, a proprie spese fece abbellire la facciata della chiesa di Santa Maddalena, fondò a Orzano una scuola gratuita, aprì una casa per ex allieve e serventi bisognose di riposo e di assistenza, sostenne il Giornale del Popolo, fondò a Udine un istituto per sordomute, aiutò le clarisse che erano molto povere, concorse a creare il Collegio Giovanni da Udine, aiutò l'opera dei sacerdoti poveri, beneficò i chierici bisognosi del seminario e contribuì a promuovere un'opera per sacerdoti missionari vecchi e malati. Dopo una lunga e dolorosa malattia, lo Scrosoppi morì il 3 aprile 1884. Fu beatificato da Giovanni Paolo II nel 1981 e da lui canonizzato il 10 giugno 2001.
Perciò vi dico, per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo di quello che indosserete. La vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano, non mietono, né ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo, non lavorano né filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai di più per voi? Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Una lunga avventura umana e spirituale, nel segno della provvidenza, attraversa l'Ottocento friulano e offre alla Chiesa del terzo millennio la figura di un santo che si fece povero per i poveri, per gli ultimi e per i diseredati. Fili sottili e di un mistero soprannaturale legano la sua esistenza a quella di un'umanità sofferente ed intrecciano la vita di padre Luigi Scrosoppi a quella di altre creature di Dio nel dolore. Un dolore che attraversa il tempo e in lui, oggi come allora, trova conforto e compone nelle tante sofferenze risanate, nelle inspiegabili guarigioni fisiche e morali compiute, il mosaico di una santità vissuta in un quotidiano lavoro a servizio degli altri. Nascosta e semplice, la sua vita ne dà testimonianza. Una vita che inizia tanto tempo fa, in una piccola città nel nord-est d'Italia. Un microcosmo, quella Udine ancora circondata dalla cinta medievale delle mura, che vive il declino di Venezia e l'ascesa di Napoleone, gli anni di guerra tra francesi ed austriaci, le vittorie e le sconfitte, la povertà, le carestie, la fame. Una situazione drammatica, in una terra di passaggio per gli eserciti in armi, in un periodo in cui l'Europa intera vive l'avventura del Bonaparte, il suo sogno imperiale e la sua fine in una lontana isola dell'Atlantico, con la restaurazione di un ordine antico che per Udine e l'intera regione significherà l'appartenenza ai possedimenti degli Asburgo di Casa d'Austria. È in quella Udine ottocentesca, dove residenze signorili e monasteri, povere case, rogge e piazze di mercato convivono con campi coltivati, grandi orti, stalle e fienili, che il 4 agosto 1804 nasce Aloisio Domenico Scrosoppi, nelle case della parrocchia del Redentore. Solide sono le radici cristiane della famiglia. Il padre, Domenico, fervente iscritto alla Compagnia del Crocifisso, antica confraternita di origine cinquecentesca, è orafo con bottega al portico di Piazza delle Erbe. Nella sua vita, che si dipana tra lavoro e impegno di fede, entra all'inizio del secolo Antonia Lazzarini, udinese anch'essa, vedova del nobile Francesco Filaferro, con un figlio 14enne, Carlo. Ospite di una sorella, era da poco tornata in città da Klagenfurt, dove la famiglia aveva cercato rifugio davanti all'avanzata vittoriosa delle truppe francesi dopo la battaglia del Tagliamento e dove il marito, a soli 47 anni, era morto. Nella casa di via Canciani, che li accoglie, abitano anche gli Scrosoppi. Sensibile alla sofferenza del prossimo, Antonia si dedica all'assistenza dei malati e dei tanti che vivono un'esistenza scandita dalla miseria. Conosce Domenico,
e nel 1802 accetta di sposarlo. Da quel matrimonio nascono 2 figli, Giovanni Battista e Luigi. Entrambi sceglieranno una vita dedicata al sacerdozio, una scelta precisa, su una strada limpida e chiara, già tracciata dal primo figlio di Antonia, Carlo, entrato nell'oratorio di San Filippo Neri. Centro di grande richiamo spirituale, l'oratorio, sede della congregazione dei Filippini, vedeva vivere entro le sue mura e nella chiesa di Santa Maria Maddalena un gruppo di sacerdoti e di confratelli laici che facevano vita comune, devolvendo le rendite dei beni posseduti alle opere di carità. In un secolo di forti contrasti, grandi ideali e accese lotte politiche, in una società complessa e difficile, dove lo sfarzo di nobili famiglie e di borghesi ricchezze sfioravano, spesso senza incontrarle, grandi e antiche povertà, l'impegno dei Filippini e di Carlo, ordinato sacerdote nel 1809, si scontra con una politica verso il clero fatta di confische di beni e soppressioni di ordini religiosi, che non risparmiano nemmeno l'oratorio. E intanto la città cambia. La Commissione Dornato, istituita da Napoleone e mantenuta in epoca austriaca, lavora sull'assetto urbano. Nascono progetti di nuove costruzioni, si interviene sulle facciate di case e palazzi, si allargano vicoli e strade. Ma è proprio su quelle strade, così armoniosamente disegnate, che si affollano schiere sempre più numerose di poveri e mendicanti, che le mura della città, nuovo sistema di difesa, stavolta al pubblico decoro, cercano di arginare. Dal 1813 al 1817 la carestia, la fame, le malattie battono l'intero Friuli. Le annate agricole sono disastrose. In montagna non maturano nemmeno i cereali minuti, il sorgo rosso, il saraceno, la segara. E una umanità dolente inizia a fuggire dalla fame e da inverni mai così rigidi che si prolungano fino a primavera inoltrata. Anche la pioggia sembra non voler smettere mai. Campagne allagate e i prezzi dei cereali, quando e se si trovano, cresciuti del 300%. Alla fame, nei primi mesi del 1817, si aggiungono un'epidemia di vaiolo e di tifo. Sui 17.000 abitanti di Udine ne muoiono 2.000. Molti sono mendicanti, che la mattina vengono trovati senza vita lungo le strade. Anni difficili, in cui convivono severe misure di ordine pubblico, come questo imperial regio decreto che impone l'allontanamento dei vagabondi questuanti, e la necessità di nutrire quella massa di disperati che preme sulla città. Pubblica elemosina ed interventi filantropici di privati tentano di arginare un'emergenza sempre più pesante. E l'idea, nata tra le mura di quell'oratorio dei Filippini che non esiste più, prende forma e si concretizza nell'aprile del 1816 con una casa per le derelitte. Bambine, orfane, creature abbandonate, che nello stesso luogo dove ora sorge il Collegio Udinese della Provvidenza vengono accolte e che dal 1822 verrà diretta da padre Carlo Filaferro. Accanto a lui il più giovane dei fratelli, Luigi, che nel Duomo di Udine il 31 marzo del 1827 viene ordinato sacerdote, scegliendo poi di vestire anch'egli l'abito dei Filippini. Nella piccola casa si occupano delle bambine 2 maestre d'ago, di forbici e di faccende domestiche, Santa Marpillero di Venzone e Margherita Gaspardis di Sevegliano, che sarà poi la prima superiora delle Suore della Provvidenza.
e una vita finalmente serena, dove tanti, come testimoniano questi antichi strumenti musicali, conservati ancora oggi nella casa, sono i momenti felici e di gioco per creature che nessuno vuole, in una società rigidamente strutturata che non accoglie chi per nascita e censo non rientra nelle regole dei benpensanti. Per padre Luigi non è così. La carità va chiesta, cercata, giorno dopo giorno, senza curarsi di regole non scritte, delle voci di una città imbarazzata che mormora su quel prete che bussa ai portoni di case e palazzi e chiede, stende la mano per le bambine che aspettano e che sempre più numerose la casa accoglie. Certo, padre Luigi sfidò il perbenismo del suo tempo e non ebbe timore ad allungare la mano e ricevere anche qualche schiaffo pur di raggiungere il risultato di aiutare le ragazzine orfani o abbandonate. Ma quel che più balza all'evidenza nell'Ottocento di padre Luigi è il suo modo di praticare la carità, che è stato un modo professionale, dovremmo dire oggi, un modo che escludeva l'elemosina, lo stile elemosina, e invece impiantava una carità che desse dei frutti duraturi. Così lui volle che le sue suore, che si dedicavano sia alle ragazzine, all'educazione, sia all'assistenza ospedaliera generica o per i sordomuti o per gli ammalati psichici, lui riteneva che dovessero essere professionalmente preparate e che dunque dovessero apprendere i diversi linguaggi e modi tecnici precisi, perché la carità durasse nel tempo. E padre Luigi continua, tende la mano in città e lungo le strade di campagna, su di un carro che la gente impara a riconoscere. E i registri della casa si allungano nei resoconti di quanto quella carità cercata offre alle bambine. Carità e provvidenza, cardini sui quali padre Luigi inizia un'altra impresa, la costruzione di una casa più grande, che possa accogliere le bambine sempre più numerose e le maestre per un'esperienza di vita religiosa che tocca da vicino la fame e la povertà e che fa nascere una nuova congregazione dove il numero delle vocazioni è sempre più alto. E anche qui, padre Luigi non segue le regole. Tra le mura della casa entrano giovani donne, spesso di umili origini, che padre Luigi chiama e che già conoscono il lavoro di un quotidiano fatto di sacrificio e rinunce e lo offrono alle bambine e ai tanti poveri della città. Perché la casa è sempre più aperta ai bisogni degli altri e padre Luigi vuole per le suore della provvidenza un apostolato attivo e una preparazione attenta nella ricerca di una professionalità che le accompagni nella loro esperienza di vita e che riesca ad educare e a formare le bambine della casa, a cui padre Luigi vuole si insegni anche a leggere, scrivere, far di conto.
Potremmo definire padre Luigi un profeta della questione femminile, soprattutto in un secolo in cui la donna, la più povera, era in posizione subalterna e marginale. Padre Luigi è un prete controcorrente che ha voluto per le sue assistite, soprattutto per le sue suore, lavorare in 3 direzioni. Intanto far prendere coscienza alle donne della loro dignità su un fondamento teologico, che Dio ama tutti e tutti sono uguali per Lui. Secondo, far prendere coscienza della opportunità, comunque della necessità di una professionalizzazione, di una istruzione per spendersi nel mondo, e terzo, quello di contribuire alla costruzione di una società con il proprio genio femminile, in quanto donne, quindi spendersi per la propria promozione, per la propria liberazione. La giovane congregazione delle Suore della Provvidenza viene costituita nel dicembre del 1845. L'autorizzazione pontificia arriverà poi nel 1862. 15 suore vestono l'abito e accettano l'osservanza delle regole di povertà, castità e obbedienza. E la missione continua e si allarga. Padre Luigi acquista un podere ad Orzano, dove mandare le bambine durante l'estate e coltivare la terra per le necessità di una comunità che diventa sempre più grande. Un legame profondo unisce Padre Luigi a quella casa, a quella terra, a quel piccolo paese, dove nel 1853 aprirà anche una scuola. Ma non basta ancora. Portogruaro, Cormons, Primiero, Tesero, Trento, Pergine, Rovigno, San Vito al Tagliamento, Roncegno saranno gli altri tasselli che andranno a comporre quel misterioso disegno che la Provvidenza prepara per Padre Luigi e per le sue suore. Asili, scuole popolari, oratori festivi, case per ammalati, istituti per rieducare. La carità si moltiplica. La scelta per i più poveri è compiuta da tempo e nulla più che un atto formale diventa la donazione di tutto ciò che Padre Luigi possiede alla congregazione. Così scriverà in una lettera del 1879 alla Superiora del Tempo. Ora il tutto è di assoluta proprietà loro, per cui ella disponga a suo piacere di ogni cosa. Voglia levare ogni segno che si trova nelle cose che un giorno erano mie e metterle nelle cose comuni della religiosa loro comunità. Delle nuove fondazioni, l'anima è Padre Luigi. Lui, testimonia un documento raccolto nel Summarium per il processo di beatificazione, trattava, lui scriveva, lui viaggiava, qualunque fossero le sofferenze o le intemperie, lui qua e là, senza che nulla lo intimorisse, con l'energia di un giovane e l'assennatezza di un vecchio. Provvedeva a tutto e per tutti, e non v'era opera pia di carità, di manifestazione di fede, alla quale non volesse partecipare. Non c'era lacrima che non volesse asciugare, o male a cui, potendolo, non avesse cercato di porre rimedio. Tanto più rapido è lo sviluppo della comunità, tanto più intensa è la vita interiore di Padre Luigi, che strumenti di penitenza come questi raccontano, in quella ricerca continua dell'umiltà, di un'ascesi mistica che nel silenzio nascosto e nella solitudine mortifica la carne. La congregazione delle Suore della Provvidenza si allarga sempre di più, mentre anni e vicende storiche passano sullo sfondo della lunga vita di Padre Luigi, che lentamente si avvicina all'ultimo atto.
potenza, con l'esaudirci per quella gloria che godi in paradiso, come figlia del Divin Padre, madre del Divin Figlio, sposa dello Spirito Santo. Così sia, o dolce o pietosa o amabile Maria. E per tutti i nostri defunti, dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Se consideri le colpe, Signore, chi potrà sussistere? Verso di te il perdono, perciò avremo il tuo timore. Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora. Israele attende al Signore, perché presso il Signore la misericordia e grande presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. L'eterno riposo dona a Lui, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Benediciamo il Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Celebriamo oggi con gioia la festa di San Luigi Scrosoppi, sacerdote e fondatore delle Suore della Provvidenza. Lo ricordiamo a molti anni dalla sua nascita, dalla sua opera, e lo ricordiamo ancora perché la sua opera è ancora viva in mezzo a noi, attraverso certamente il segno fondamentale della carità, segno che riesce a infiammare i nostri cuori. La carità ci aiuta, ci solleva, ci dona speranza e conforto. Ecco il grande dono che attraverso San Luigi Scrosoppi il Signore fa a noi ancora oggi. All'inizio di questa nostra celebrazione, umilmente riconoscenti per la grazia di Dio, per i Suoi santi doni, chiediamo umilmente perdono per le nostre mancanze. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. In excelsis Christe
infiammato il cuore di San Luigi, sacerdote, rendendolo modello di carità operosa per l'umanità sofferente, concedi a noi, per sua intercessione, di amare i nostri fratelli con cuore sincero e di cercare ogni giorno il regno di Dio e la sua giustizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Deuteronomio. Se vi sarà in mezzo a te qualche tuo fratello che sia bisognoso in una delle tue città del paese che il Signore tuo Dio ti dà, non indurerai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso, anzi gli aprirai la mano e gli presterai quanto corre alla necessità in cui si trova. Dagli generosamente, e quando gli darai il tuo cuore non si rattristi, perché proprio per questo il Signore Dio tuo ti benedirà in ogni lavoro e in ogni cosa a cui avrai messo mano, poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese. Perciò io ti do questo comandamento e ti dico: apri generosamente la mano al tuo fratello povero e bisognoso nel tuo paese. Parola di Dio. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene. Chi ama il fratello, dimora in te, Signore. Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, protegge lo straniero. Chi ama il fratello, dimora in te, Signore. Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti. Chi ama il fratello, dimora in te, Signore. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione. Chi ama il fratello, dimora in te, Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità dei cieli e sulla terra prende nome, poiché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo Spirito nell'uomo interiore. Che il Cristo abiti per la fede dei vostri cuori e così radicati e fondati nella carità. Siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la larghezza, l'altezza e la profondità, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Parola di Dio. Tutto quello che avete fatto ai miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù. Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: che cosa sta scritto nella legge? Che cosa vi leggi? Costui rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. E Gesù: hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù riprese: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino. Poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò nella locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Quegli rispose: chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: va e anche tu fa lo stesso. Parola del Signore. Festeggiamo oggi un santo della carità. Un santo che, vissuto nell'Ottocento, ha saputo vivere in quei tempi difficili, ma quali tempi sono facili, ha saputo vivere impegnandosi in prima persona, con tutte le sue forze, con tutta la sua mente, con tutto ciò che lui aveva, per andare incontro ai poveri, le poverelle, le derelitte, e ha saputo anche non solo farlo lui in prima persona, ma attraverso il suo slancio anche attirare a sé altre persone, costituendo quella che è la congregazione delle Suore della Provvidenza. Un grande santo delle nostre terre, che ha lasciato anche qualche scritto e che soprattutto, uomo così anche tenero, capace, soprattutto mirava alla carità. Carità, carità, salvare le anime con la carità. C'è bisogno di persone che siano caritatevoli anche al giorno d'oggi. C'è bisogno di persone che seguano il suo esempio, anche perché abbiamo ascoltato nella prima lettura che i bisognosi non mancheranno mai nel Paese. C'è bisogno di chi prenda in mano, no? Anzi, si tiri sulle maniche e si dia da fare, perché è questo il modo con cui noi possiamo ereditare la vita eterna, e ce lo dice Gesù attraverso quella bellissima parabola, quel bellissimo racconto del buon samaritano. C'è bisogno ancora oggi, quindi, di persone che sappiano agire e sappiano essere la figura di Gesù in questo mondo, con la carità, con la pazienza, con la benevolenza, sapendo che tutto questo però non è esente da problemi, perché chiunque si mette a compiere il bene, ecco, si trova di fronte a tante difficoltà, come ebbe anche padre Luigi Scrosoppi nella sua vita. Difficoltà che però seppe sempre affrontare con una grande fede. E forse è questo quello che ci manca al giorno d'oggi, una grande fede. Slanci per fare il bene ce ne sono tanti, tantissimi. Ma quello che forse ci manca
e avere una grande fede nella provvidenza. Fede che significa non buttarsi allo sbaraglio senza pensare, ma avere quella fiducia che, visto che compiamo un'opera di Dio, ecco, il Signore è con noi. E anche se ci sembra che ci siano degli ostacoli insormontabili davanti, ecco che il Signore agisce con noi e ci aiuta e non ci abbandona mai. Fede nella provvidenza. E questo è il segreto di Padre Luigi. Il suo slancio, la sua passione, la sua intelligenza, la sua capacità, ma soprattutto la sua fede. Uomo capace di agire, certo, ma anche uomo grande di preghiera di fronte al Santissimo. Di questo c'è bisogno. E il Signore ci aiuti sul suo esempio, con la sua intercessione, ad essere capaci anche noi oggi, nelle situazioni in cui ci troviamo a vivere, tempi non facili, i suoi ma anche i nostri, che sappiamo essere persone di carità, di speranza nella provvidenza di Dio che è sempre presente nella nostra vita. Dio nostro Padre, con la potenza del suo Spirito, suscita in ogni tempo profeti e santi, pieni di riconoscenza per averci dato in San Luigi un singolare imitatore di Cristo nella carità, rivolgiamo a Lui la nostra preghiera unanime. O Dio nostro Padre, ascoltaci. O Dio nostro Padre, ascoltaci. Per Papa Francesco, il Signore che lo ha chiamato a presiedere con saggezza e lungimiranza la Chiesa universale, lo sostenga e lo guidi nel suo difficile ministero a servizio dell'unità del Collegio Episcopale e di tutto il popolo di Dio. Preghiamo. O Dio nostro Padre, ascoltaci. Per la nostra parrocchia, l'incontro con il Signore risorto, che è sempre presente nella Chiesa, sostenga i lavori del cammino sinodale, ci aiuti a riscoprire la nostra identità cristiana e viverla con fiducia e coraggio per essere segni di speranza in questo territorio. Preghiamo. O Dio nostro Padre, ascoltaci. Per gli operatori che lavorano in questa casa, sull'esempio di San Luigi, che si è fatto tutto a tutti con generosità esemplare, sappiano esprimere lo stesso stile di accoglienza e servizio, assistendo le persone con premurosa attenzione, assidua sollecitudine, professionalità ed empatia. Preghiamo. O Dio nostro Padre, perché nella Chiesa e nella società la donna sia considerata in tutta la sua dignità e venga valorizzato l'impegno di chi cerca di eliminare le condizioni di sfruttamento a cui sono sottoposte ancora oggi tante donne. Preghiamo. O Dio nostro Padre, per i giovani chiamati a ideali di beni e di santità, sull'esempio di San Luigi rispondano all'invito di Cristo che li risveglia ad una vita spesa nella carità, orientati a costruire una società più giusta e più fraterna. Preghiamo. O Dio nostro Padre, ascoltaci. Per la famiglia delle suore della Provvidenza che vive qui ed è sparsa nel mondo, sia fedele a Gesù Cristo e al carisma di fondazione, viva l'abbandono nella provvidenza, fiduciosa che il Signore porta a compimento i suoi progetti di salvezza. Questa fiducia piena sia testimoniata da ogni suora attraverso la serenità e l'apertura a Dio e agli altri. Preghiamo. O Dio nostro Padre, ascoltaci. Accogli con bontà, o Padre, le preghiere che ti presentiamo nella festa di San Luigi Scrosoppi e per sua intercessione rendici capaci di perseverare nel tuo amore e testimoniare la tua provvidenza per Cristo nostro Signore. Amen.
Pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalla Ti siano graditi, Signore, i doni che ti presentiamo e per l'intercessione di San Luigi, sacerdote, che ha donato tutta la sua vita per il bene del prossimo, rendi anche noi offerta a te gradita nel compimento della tua volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Luigi ci offri un esempio, nella comunione con lui, un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione, aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede, per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria, per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo, il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi.
Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare di Anita, Carmelo e Antonio. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Luigi e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore.
Preghiamo. O Dio, che ci hai nutrito la mensa del tuo Figlio, sull'esempio di San Luigi sacerdote, fai che possiamo testimoniare con la vita il dono ricevuto e per sua intercessione concedici di essere strumenti della tua provvidenza. Per Cristo nostro Signore. Ecco, veramente abbiamo celebrato con gioia questa solennità di San Luigi Scrosoppi. L'abbiamo fatto con più solennità, anche è possibile grazie alle suore che hanno partecipato qui, e vogliamo che questa gioia, questa pienezza che sentiamo dalla carità di Dio, che si manifesta anche attraverso gli uomini, ecco, riempia la nostra vita. E ci impegniamo ad essere veramente uomini e donne di carità. Che il Signore benedica questo nostro proposito come ci benedice adesso. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi accompagni sempre Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace. Rispetti la Chiesa,
L'impegno di carità assunto dalle suore della Provvidenza e dai laici che operano al loro fianco si inserisce perfettamente nell'epoca presente, ma ha radici molto lontane. Farne memoria riferendoci alle fonti è approfondire le motivazioni di questo impegno, per cui ora ne ripercorreremo le tappe. Tutto inizia nel 1798, quando padre Gaetano Salomoni dell'Oratorio di San Filippo Neri viene a far parte della comunità di Udine, profugo da Mantova, dove Napoleone ha disciolto tutte le comunità religiose. Anche a Udine, come nella sua terra, gli effetti disastrosi delle guerre e delle epidemie hanno seminato distruzione e morte, e padre Gaetano guarda con sgomento numerose bambine e ragazze in abbandono girovagare per le strade della città prive di speranza e di futuro. Prende allora la decisione di istituire anche in Udine una casa delle derelitte, sul modello di una che ha visto a Verona e di cui ne conosceva l'esistenza anche a Milano e in altre città. Le difficoltà sembrano insormontabili, ma la sua fiducia nella provvidenza è incrollabile. E nel 1816 riesce ad aprire la prima casa per le derelitte. Al suo fianco, fin dal primo momento, ci sono alcune nobili signore di Udine, ma a lui si unirà ben presto anche il giovane prete padre Carlo Filaferro. Carlo nasce a Malborghetto nel 1786 da Francesco Filaferro e Antonia Lazzarini. Francesco aveva salde radici cristiane e una vigorosa fede ben sostenuta anche dalla presenza di due zii paterni sacerdoti, Don Giuseppe e Don Leo. Francesco aveva ereditato e gestiva alcune miniere di ferro in Val Canale, ma nel 1797, davanti all'avanzata delle truppe di Napoleone Bonaparte, fu costretto con tutta la famiglia ad abbandonare patria e beni, rifugiandosi esule a Klagenfurt. Persa ogni proprietà e lavoro, qui intraprende un'attività nel commercio dei salumi, garantendo così una vita ancora dignitosa alla sua giovane famiglia. Nel 1800 Francesco muore inaspettatamente e Antonia rientra a Udine presso la sorella Rosa, che l'accoglie assieme al figlio Carlo, 14enne. Antonia è una donna di grande fede, accetta da Dio la prova, distinguendosi anche nel sollevare e aiutare i poveri della città. Nello stesso palazzo in via Canciani a Udine, ove vive con la sorella, abita Domenico Scrosoppi, molto più giovane di lei, che, attratto dalla sua bontà, si innamora e la chiede in sposa. Dal loro matrimonio nascono due figli, Giovanni Battista nel 1803 e Luigi nel 1804. Carlo è studente in seminario. Nel 1806 decide di entrare nella congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri a Udine e nel 1809 viene ordinato sacerdote. In oratorio Carlo conosce padre Gaetano, con cui condivide prima l'amicizia, poi il sacerdozio e infine l'amore per i poveri. Nel 1822, quando padre Gaetano, ormai anziano, si ritira a Padova, padre Carlo diventa direttore della Casa delle Derelitte. La vita cristiana della famiglia Scrosoppi e l'esempio di Carlo hanno avuto una benefica influenza sui due fratelli minori, Giovanni e Luigi, tanto che con grande gioia di mamma Antonia decidono a loro volta di entrare in seminario.
Luigi è ancora studente, frequenta la casa delle derelitte, è catechista e animatore di giochi. Divenuto sacerdote nel 1827, dopo un periodo dedicato alla predicazione, accetta di diventare vice direttore e la sua collaborazione si rivela sorprendente. La situazione economica nella casa è diventata difficile, al punto che si pensa ad una probabile chiusura. Nella biografia di padre Luigi, l'autore Monsignor Guglielmo Biasutti scrive che in quella incertezza Don Luigi ragionò pressappoco così col fratello Carlo. Non è pratico aspettare le offerte quando vogliono arrivare. Occorre andarle a cercare. Le bambine hanno fame ogni giorno e per questo ci vuole un cercatore che metta tutta l'anima nella questua e che bussi senza timore alle porte dei privati, dei negozi e dei contadini nei cascinali suburbani. Cominciò subito, nel marzo del 1829, a mettere in atto il suo progetto, il cui esito positivo è documentato nel registro contabile di padre Carlo. Di famiglia agiata e conosciuta nella Udine bene del tempo, quel bussare alle porte dei palazzi e dei negozi in veste di mendicante non gli deve essere costato poco. Monsignor Biasutti annota: Padre Luigi aveva preso sul serio le parole del Vangelo «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare». Vide realmente Gesù nelle sue orfanelle e tale visione lo ripagava dell'amaro sale di elemosine negate o male offerte e il duro salire e scendere di scale forse solo per coglierne uno scherno. Quel suo bussare alle porte e al cuore di Dio e degli uomini sarà la caratteristica principale della sua santità. Una santità che si rivela anche attraverso il progetto spirituale che fin da giovane si impone per realizzare i valori di umiltà, povertà e sacrificio. A riguardo, il Tinti riporta i contenuti del programma che padre Luigi chiamò Affetti e Pratiche Sante, che in seguito riprende nei Propositi, scritti nel 1852. Non devo adunque soltanto stimare ed amare la povertà, l'umiltà ed il patire, ma avrò a desiderare queste tre virtù, per praticare le quali e per desiderarle come sommo bene e mia porzione, mi terrò quale servo nella congregazione del mio padre San Filippo e quale servo pure nella casa della provvidenza del Santo Padre Gaetano. Visiterò ammalati e poveri, tenendomi pure presso di loro quale servo. Cerchiamo ora di cogliere come nella sua vita ha testimoniato questi valori. L'umiltà. Vive e collabora a fianco del fratello Carlo quasi nell'ombra. Non cerca riconoscimenti né premi. Per l'opera di carità avviata, il governo austriaco concede la medaglia d'oro a padre Carlo e Don Luigi ne gode con tutta la famiglia delle derelitte. Per dare continuità all'opera, sente la necessità di formare con le giovani che collaborano nella casa una nuova congregazione religiosa. Dopo la morte di padre Carlo, scriverà le regole e otterrà il riconoscimento da Roma. Ma non vorrà mai essere chiamato fondatore. Dirà fino in punto di morte che i fondatori sono stati i suoi fratelli. Non ha voluto lasciare scritto nulla di sé, anche se nelle lettere alle suore, di cui è stato maestro e guida, possiamo cogliere la sua grandezza spirituale. Evita di mettersi in mostra nelle occasioni pubbliche e le suore ricordano come nelle inaugurazioni di nuove attività preparava tutto, poi scompariva. Lasciava che fossero le suore a prendere parte alla gioia e alla soddisfazione della gente beneficata.
non ha mai voluto essere fotografato, nemmeno quando sul letto di morte le suore si sono fatte in 4 per avere un ricordo della sua persona. Per rimanere in ombra anche dopo la sua morte, dispose di essere sepolto ad Orzano, fuori dai rumori e dagli occhi della città. La gloria doveva essere solo di Dio. Lui non aveva fatto nulla di più che il suo dovere. La povertà. Gli abiti e le scarpe erano rattoppati in modo inverosimile, ma accoglieva con gioia quelli nuovi, per farli recapitare poi ai giovani seminaristi. La sua camera era poverissima, un letto con un saccone di foglie di mais, un armadio carico di libri e una scrivania, lo stretto necessario per il suo lavoro. I suoi beni e quelli dei suoi fratelli sono stati donati interamente per sostenere le bambine derelitte, i tanti poveri della città e alcune iniziative che giovavano al bene spirituale della Chiesa udinese. Il sacrificio. Ma perché aspirare al sacrificio? Può essere questo un valore? Gesù ha accettato l'incarnazione e per portare a termine il mandato di salvezza affidatogli dal Padre non si è tirato indietro di fronte alla frusta, alla corona di spine e alla croce. San Luigi, come molti altri santi, vedeva nel sacrificio la via per completare il disegno di salvezza del Padre, seguendo quindi l'esempio di Gesù. Per questo trascorreva lunghe ore di meditazione e preghiera in ginocchio davanti al Gesù crocifisso. Faceva penitenze per riparare ad ogni minima mancanza. Viveva e lavorava per Gesù, che vedeva presente nei poveri. Quando li visitava negli ospedali, lavava e baciava loro i piedi ed insegnava alle giovani suore a fare altrettanto. Non ricusava la fatica, nonostante la stanchezza e la malattia. Negli ultimi giorni, gravemente ammalato, si rifiutava di stare a letto per adempiere a ciò di cui ancora si faceva carico. Troppe faccende da sbrigare, diceva, per dare importanza a una malatiuncola come questa. L'ultima malattia fu dolorosissima. Quando ormai era incapace di alzarsi e aveva il corpo pieno di piaghe, ringraziava il Signore di poter condividere almeno nel dolore il sacrificio del Gesù crocifisso. La sua umiltà esercitava un forte fascino sulle suore e sulle giovani ospiti, che crescevano serene, responsabili e fiduciose nell'avvenire. La carità, diceva, è il fiore dell'umiltà. Il testamento spirituale che ha lasciato alle sue figlie al mondo è inciso in modo indelebile sulla sua urna. Carità, carità, salvare le anime e salvarle con la carità. Una carità che ha l'obiettivo di salvare tutto l'uomo, aiutandolo a vivere e realizzare i suoi valori umani e spirituali, curandolo nelle sue ferite, ma soprattutto comunicandogli la salvezza che Gesù è venuto a portare. Il no, nel vocabolario di Padre Luigi, era riservato solo al tornaconto personale, ai privilegi e alle situazioni di peccato. Ma quando di mezzo c'erano i poveri, l'unica parola possibile era il sì, indipendentemente da ciò che questo avrebbe comportato. Tante volte le suore e chi gli era a fianco non capivano questi sì, spesso dati senza nemmeno avere un'idea di come corrispondere. Ma lui confidava nella preghiera e nella provvidenza, e se dopo aver fatto tutto il possibile il risultato non fosse stato raggiunto, sapeva che Dio lo avrebbe perdonato, cosa non possibile se la sua risposta fosse stata no.
oltre al podere di Orsano, acquistato per portarvi le bambine convalescenti, ma soprattutto per produrre frumento, grano turco e tutto ciò che poteva concorrere al sostegno della casa di Udine, passo dopo passo, prima della sua morte, realizzò altre 11 opere di carità, asili, scuole, ospedali ricovero e altre strutture per i poveri sparse nel Friuli, nel Trentino e in Istria. Acte plurimorum fratium nostrorum consilia, beatos Aloysium Scrosoppi. Ma l'ultimo grande segno della sua santità è quello operato per mezzo delle sue figlie, le suore della Provvidenza. Dopo la sua morte, avvenuta nel 1884, l'istituto delle Suore della Provvidenza si è dilatato come una pianta radicata in un terreno molto fertile. Le 12 case fondate da padre Luigi e le suore che hanno ricevuto la sua eredità spirituale si sono moltiplicate prima in Italia e poi in altri paesi. È proprio grazie a queste suore, ora anziane, che qui vediamo nella casa di Cormons, che oggi possiamo raccogliere frutti di carità in oltre 55 missioni nei paesi poveri del mondo. In Europa le troviamo in Italia, Romania e Moldavia russa. In Sud America, in Brasile, Bolivia, Uruguay e Argentina. In Africa, in Costa d'Avorio, Togo, Benin e Sudafrica. In Asia, in India, in Myanmar e in Thailandia. Il Signore è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. La fecondità di questa santità ha coinvolto anche decine di gruppi di volontari che si sono messi a fianco delle suore per dare sostegno e continuità alle loro opere. Suore e gruppi di volontariato nel 2002 hanno costituito un'associazione chiamata Solidarmondo, che ha come obiettivo di favorire le sinergie pur garantendo ad ogni singolo gruppo piena libertà e autonomia.
e stasera siamo centuplicati. Non siamo più 5 suore, ma oltre un centinaio di suore, oltre, la maggioranza delle quali nella casa assiste alla recita della sala pomeridiana. Noi abbiamo tutte le comunità della congregazione del mondo che assistono in istituto. Un invito da parte degli organizzatori, quello di non fare a casa fino alla fine. Buona esecuzione e buon ascolto. l'amore di figlia a Maria, il padre Luigi. Voglio essere un vero figlio di Maria. Questa espressione padre Luigi scrisse sul quaderno degli appunti
ma vero figlio di Maria si diventa. Così scrive allora suora. Prendi tutto dalle mani del Signore, che il tutto dispone per il suo bene. In questo mese mariano fa che il tuo angelo abbia molto da fare col portare bei fiori in paradiso per inghirlandare la nostra cara mamma. Ecco il concetto di rapporto filiale che affiora continuamente nella vita di Padre Luigi. Ancora scrive: cara figlia, abbi sempre gli occhi rivolti alla Madonna e a suo onore fa atti di perfetta uniformità al suo divino figlio e imitala nell'umiltà e nella mortificazione. E adunata suora raccomandava: confidi sempre nella nostra divina madre, si getti nel divino volere ed avrà la tranquillità dello spirito e niente la turberà. Ricorra sempre con grande confidenza alla nostra mamma, la Madonna, in ogni suo bisogno, e troverà in lei l'aiuto sia di spirito che temporale. Il rapporto di vero figlio ricorre sempre nei pensieri e perciò negli scritti di Padre Luigi, nell'intimità con la Vergine Maria che chiamava mamma con incantevole semplicità. Fiat voluntas tua, ripeteva spesso a se stesso e alle suore che temevano